Ciao ragazzi, benvenuti anche oggi, come tutti i lunedì, nel Tugurio. Dopo il video della settimana scorsa dove ho spiegato un po' le caratteristiche che dovrebbe avere un tornio per essere considerato tale, oggi ho deciso di cominciare dalla parte più brutta e pericolosa della tornitura, che riguarda la sicurezza. Nella tornitura del legno, soprattutto, visto che le sgorbie e gli utensili vanno tenuti a mano, è pericolosissimo indossare guanti, è pericolosissimo usare maglie con maniche larghe, braccialetti, collane e quant'altro può penzolare dal vostro corpo verso l'oggetto in rotazione in lavorazione, perché potrebbe impigliarsi e potreste farvi veramente male. Inoltre oggi come esempio prenderò il fantasmagorico mandrino da ferro, perché naturalmente ne ho uno anch'io, perché essendo autodidatta ho sbagliato anch'io, e è il primo mandrino tra virgolette professionale che ho preso, però per la tornitura del legno è assolutamente sconsigliato dal mio punto di vista, perché uno ha 3 griffe al posto di 4, è studiato per fermare pezzi già rotondi, mentre il mandrino da legno ha 4 griffe. Come potete vedere ve l'ho aperto quasi tutto e se notate attorno qua non c'è niente che sporge, mentre nel mandrino da ferro sporgono e sono pericolosissime. Vi farò vedere come si agganciano facilmente i guanti senza la mia mano all'interno, perché mi serve anche domani. Vi farò vedere come un pezzo di manica, che anche questa non la indosso perché il braccio mi serve anche quello anche domani e anche dopodomani. Vi farò vedere anche, proverò a attaccare questo quadrello di legno che non è quadrato, però sul mandrino da legno sta attaccato in sicurezza e si riesce a lavorare il pezzo, mentre sul mandrino nato per il ferro, avendo 3 griffe, attaccare una cosa del genere è praticamente impossibile. Vi farò vedere, sembrerà attaccato bello perfetto, quando andrò a appoggiarci la sgorbia questo volerà via, speriamo non in faccia, e se no la settimana prossima farò il video col naso rotto. Per voi questo e altro. Andiamo a cominciare con gli esperimenti. Cominciamo, adesso vi faccio vedere come si... Ragazzi, un guanto di pelle, mi avete fatto sprecare un guanto di pelle, purtroppo di scrausi non ne avevo, ho dovuto scrausare questo. A me fa già paura così. Mettiamo il caso che qui ci sia la vostra bella manina, andate a lavorare con la sgorbia sul pezzo, si aggancia e come potete vedere si è mangiata il guanto. Il risultato è parecchio bello, direi. Stessa cosa una manica un po' larga, come potrebbe essere questa. Stai lavorando qua sul tornio, la manica si aggancia, non so se si è visto, lo rifaccio solo per voi. Provate a immaginare se dentro questa bella manica ci fosse stato il tuo braccio, quelle 2 ossa che hai qua, quanti 1000 pezzettini avrebbero fatto. Non è simpatico secondo me e neanche piacevole. Le griffe qua sporgono e sporgono parecchio e non è neanche aperto del tutto. Non trovo più la chiave perché naturalmente io questo mandrino qua ce l'ho, me lo tengo solo per ricordarmi di non usarlo. Proviamo a chiudere il pezzo di legno che dicevo prima. Proviamo a chiuderlo qua, che non lo chiude perché naturalmente avendo 3 griffe scivola e scivola non poco. Ecco, adesso sembrerebbe bello stabile. Adesso io provo a lavorarlo e vedrete che magicamente o non magicamente penso salti via.
forse anche prima di toccarlo con la sgorbia. Qui, se potete vedere, io sono con la sgorbia qua, vedete che ho meno di 1 centimetro dalla sgorbia al mandrino, devo tenerla con le mani, quindi è molto facile andare a toccare il mandrino e tirarsi via un bel po' di pelle, un po' di carne, un po' di ossa, un po' di tutto quanto, quello che c'è in più sulle mani, diciamo. Se noi andiamo come volevo dimostrare, mi è arrivato in testa, questo è il motivo principale per cui vi ho detto: se volete costruirvi un tornio, scartate a priori il mandrino da ferro, non è fatto per fare questi lavori, non è assolutamente sicuro, e se non vuoi farti male, evita. Adesso tiro via questa schifezza immonda. Avete visto che bel volo che ho fatto il nostro pezzettino di legno, è sempre questo, ho lavorato un bel po', come si può notare. Adesso lo chiudiamo su questo mandrino, non è il massimo neanche qua, perché se fosse quadrato sarebbe meglio, però chiudendolo così, essendo autocentrante, noi chiudiamo in sicurezza. Queste due griffe, questa e quella opposta, non toccano, però le altre due toccano il pezzo in 2 punti, quindi è bello solido anche così, e soprattutto è centrato. Non so se si vede dalla camera, io adesso lo faccio girare a mano, vedete che ho il pezzo abbastanza vicino al poggia utensili. Questo perché la sgorbia va tenuta con le mani, è fatta, di solito sono fatte lunghe, avete visto che ne ho una lunga anche più di 1 metro, in maniera che con le mani, appoggiandola, abbiamo il controllo totale sulla sgorbia. Adesso vi faccio vedere così, anche se non è attaccato proprio nel più bello dei modi, con questo almeno riesco a cilindrarlo e a crearmi una presa mandrino adeguata, in maniera di lavorare in sicurezza nelle successive lavorazioni. La sgrossatura va fatta con giri bassi, perché le sollecitazioni sono tante, visto che il pezzo non è cilindrico, appunto ci sono gli spigoli che fanno vibrare. Un metodo facile e alternativo per vedere se il pezzo è rotondo è appoggiare la sgorbia sopra. Come potete vedere balla, quindi anche senza fermare il tornio posso capire tranquillamente che il pezzo non è cilindrico. Vi faccio vedere, come vedete ho arrotondato questi pezzi qua, però qua c'è ancora il piano. Adesso io penso che prima che diventi cilindrico arriveremo alle dimensioni di uno stuzzicadenti o poco più. Continuiamo comunque. Ci sono le scaglie dovute al volo di prima che saltano via, per la felicità della mia faccia. Di solito il pezzo viene preso, capovolto di 180 gradi e attaccato in sicurezza dentro il mandrino. Questo mandrino non me lo permette perché il pezzo è troppo sottile, però col mandrino che mi ha inviato Brico Sergio si può fare benissimo. Bene ragazzi, spero di essere stato abbastanza esaustivo. Non vi ho fatto vedere immagini forti di braccia rotte, dita che volano via, pezzi di legno piantati nella testa, perché appunto il protagonista sono io e non ho voglia di passare i prossimi 20-30 giorni e mesi in ospedale a curarmi. Quindi vi ho fatto vedere con un guanto rovinato apposta per voi,
e con una manica di una maglia che avevo qua nel tugurio, che uso per lucidare di solito i pezzi. A parte le cavolate, spero abbiate capito l'importanza di scegliere un mandrino da tornio a 4 griffe come questo per avere sicurezza di lavoro, stabilità del pezzo in lavorazione, semplicità anche, se vogliamo, di centratura del pezzo da tornire, perché le griffe non sporgono praticamente mai dalla circonferenza esterna del mandrino, quindi anche andando a appoggiare la mano non succede niente. È un po' fastidioso, però i pezzi rimangono tutti attaccati al nostro corpo e non sparsi in giro per il laboratorio. Mentre questo mandrino, già quasi tutto chiuso, ha già le griffe che già sporgono di 2 mm. Quindi andando a aprire per prendere un pezzo sporgono ancora di più, con conseguenze catastrofiche se andiamo a toccare il mandrino in rotazione. E inoltre, come avete visto, i pezzi volano. Non voglio annoiarti ulteriormente, spero che il video ti sia stato utile, ti sia piaciuto. Ho cercato di buttarla sul ridere, anche se queste sono cose molto serie da prendere in considerazione se non vuoi farti veramente male e vuoi continuare a scoprire il mondo, questo fantastico mondo che è la tornitura del legno. Se il video ti è piaciuto, naturalmente un bel pollice in su, condividi con i tuoi amici, condividi con i tuoi conoscenti, col cane, col gatto, con chiunque tu pensi sia interessato a questo mondo fantastico. Iscriviti se vuoi rimanere aggiornato anche nelle prossime uscite di questo mini corso. Spunta la campanellina, così sarai notificato ogni qualvolta esce un mio video. Vuoi supportare il canale? C'è il link di PayPal sotto in descrizione, c'è il link della mia lista di desideri di Amazon, dove, per non dimenticarmi, mi metto tutti gli attrezzi e cose utili per il tugurio, per la crescita del canale. Se vuoi fare acquisti su Amazon per conto tuo, c'è anche il link generale per entrare in Amazon, che a te permette di comprare qualsiasi cosa come prima. Non spendi di più, non cambia niente a te. A me però viene riconosciuta una piccola percentuale che potrebbe aiutare a crescere un po' di più. Mi sembra che ti ho detto tutto. Ah no, seguimi, puoi seguirmi su Facebook, sulla mia pagina ufficiale, su Instagram, che se posso in settimana metto sempre qualche mini video o qualche foto di quello che sto facendo qui o nel lavoro, quello che mi dà realmente da mangiare. E basta, ci vediamo il prossimo lunedì con la seconda puntata di questa miniserie. Fammi sapere nei commenti se vuoi che ti spieghi un qualcosa in particolare, così è anche più facile per me organizzare le prossime lezioni. Sinceramente mi daresti un grande aiuto. E basta, ci vediamo il prossimo lunedì. Ciao!